Bentornati a Creando con Mari. Come vi avevo promesso nel video del cappellino, oggi andiamo a realizzare il copricollo con lo stesso filato. Per chi non avesse visto il tutorial, questo è il cappello, vi lascerò il link nella info box. Vedete? È fatto in tondo ed è una lavorazione unica. Ok, ora andiamo a fare un copricollo che richiama la lavorazione in rilievo del cappello, che come vedete viene a spirale, ma sarà un pochino differente ovviamente. Quello di cui avete bisogno oltre al filato è l'uncinetto. Io andrò a utilizzare il numero 4, adesso vediamo cosa consiglia il produttore, un ago da lana, delle forbici normali e dei bottoni. Io sono molto indecisa, adesso proverò tra i due neri che sono belli grandi, vedete? Oppure questi due rosa antico che mi piace moltissimo l'abbinamento, però li vedo un pochino piccolini. Adesso vedrò quando terminerò il copricollo, come al solito io i dettagli li metto, poi li decido alla fine in lavorazione diciamo avanzata, perché mi piace vedere poi il risultato e ovviamente come tutte noi, se qualcosa non mi convince la cambio. Comunque sappiate che avete bisogno di 2 bottoni, anche 4 volendo, poi potete spaziare con la fantasia. Allora, il 250 Special, prodotto da un filo di passione e soprattutto made in Italy al 100%, è un 65% lana, 35% acrilico e in 250 grammi ci sono 730 metri. Considerate che io per il cappello ho solo utilizzato 70 grammi, quindi rende davvero tanto. E soprattutto la cosa bella di questo filato è che è lavabile in lavatrice, sempre con un programma delicato, però sappiate che lavandolo in lavatrice non succede nulla. L'uncinetto consigliato è il 3 o il 4 e io utilizzerò il 4 perché ho visto che la lavorazione in base alla mia tensione del filo viene bene. Ogni volta che registro, se non ci sono i cani, ormai non sono più i miei video, quindi abbiate pazienza. È una zona in cui i cani sono molto amati e li amo anche io. Quindi adesso iniziamo subito il nostro copricollo. Partiamo subito facendo una catenella che io farò lunga non quanto il copricollo, ma dell'altezza del copricollo, che farò di circa 30 centimetri. Ovviamente non è indispensabile farla come la faccio io, potete farla anche più ampia o meno ampia in base al vostro gusto. Ovviamente poi dovrete adattare anche la lunghezza. Volendo potete anche fare una catenella più lunga e come ho fatto già vedere in un video, vi faccio vedere come fare poi per fermarvi. Quindi facciamo così, realizziamo una catenella perché è un metodo molto interessante che vi può aiutare in tanti progetti. Fate una catenella senza contare troppo le maglie che avete, insomma le catenelle che avete. Misuratela, quando arrivate all'altezza del copricollo che desiderate vi fermate, poi vi faccio vedere come adattare il punto e sciogliere poi la catenella in più. Quindi facciamo la catenella della misura di cui abbiamo bisogno e poi vi faccio vedere come fare. Fate la superiore di almeno 3-4 centimetri, ok? Io ho lavorato una catenella praticamente di 40 centimetri per poi potervi far vedere come utilizzare questo metodo in maniera molto semplice. Adesso ricominciamo il giro mettendo il dito sull'ultimo punto realizzato, ok? E poi facciamo 1, 2, 3 catenelle, che è il primo punto alto, più una di separazione, no, niente di separazione, scusate, 3 catenelle e basta, ok? E lavoriamo quindi nel punto, quindi abbiamo 1, 2, 3 sono il punto alto, qui è dove esce il primo punto alto, praticamente le 3 catenelle, d'accordo? Facciamo un punto alto in più, quindi nella quarta catenella dall'uncinetto è come se avessimo 2 punti alti insieme, ok? Questo è il nostro primo punto, con il quale poi dovremo anche terminare il giro. Ora filo sull'uncinetto, saltate 1, 2 catenelle e senza fare catenelle di separazione entrate nella terza e fate 1, 2,
punti alti, una catenella e un punto alto, filo sull'uncinetto, 1 2 catenelle, nella terza la stessa cosa, 2 punti alti, catenella e punto alto nello stesso punto, e continuate così fino a raggiungere l'altezza del vostro copricollo, l'altezza, non la lunghezza, perché noi lavoreremo la lunghezza man mano con i giri. Quindi 1 2, nella terza fate i vostri 2 punti alti, 1 2, poi una catenella e un altro punto alto, così semplice, e andate avanti. Sono arrivata alla misura che per me è corretta per il mio copricollo, e infatti sono 30 centimetri. Non vado oltre perché io non lo voglio che cada esageratamente sulla spalla, poi voi decidete in base al vostro gusto. Quindi finito l'ultimo motivo faccio la separazione da 2 catenelle, quindi 1 e 2, e nell'ultimo faccio l'ultimo punto che sono 2 punti alti insieme. E questo è il primo giro. Cosa accade adesso? Mi è rimasta questa catenella. Innanzitutto vi dico quanti motivi ho io. Oltre, ovviamente questi due non li conto, il primo e l'ultimo no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 motivi più i due finali. Ora io questa parte di catenella la devo sfilare ed è molto semplice. Innanzitutto la taglio un po' perché non vale la pena sfilarla così tanto, e poi piano piano, vedete, iniziate a sfilare con attenzione, a non sfilare troppo, altrimenti dovrete ricominciare. Quindi piano piano, proprio senza fretta, sfilate il filo, ok? Vedete, così. Spero si veda bene, poi ingrandirò un po', sposto questo così vedete meglio, semplicemente così, vedete, fino ad arrivare all'ultimo. Vedete, sono arrivata dove stringo ed è come se fosse il mio cappietto iniziale. Avrei potuto anche togliere un pezzettino in più, ma non vale la pena perché poi lo andrò a rifinire, con il rischio poi di sfilare. E come vedete, in questi casi in cui non avete una misura precisa, perché sono sciarpe, copricolli, che se hanno quel mezzo centimetro in più, quel centimetro in più, quei 5 centimetri in più, non cambia nulla, anche sciarpe, scialli, eccetera, potete utilizzare questo metodo senza stare troppo a preoccuparvi del multiplo o delle catenelle da montare, così anche se fate degli errori nel montaggio delle catenelle avete tutto lo spazio sufficiente per sistemare. Ora ripartiamo sempre con i nostri bordi, saranno sempre 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto, ok, così. Poi dove abbiamo la catenella di separazione andiamo a lavorare, quindi dentro, sempre con 2 punti alti, 2 punti alti, catenella, e in questo punto alto che è prima delle catenelle di separazione, avete il punto alto, andate a fare un punto alto in rilievo davanti, ok, così. Ora ve lo faccio rivedere. Poi qui saltate tutto, arrivate nella successiva catenella senza catenelle di separazione, entrate nello successivo spazio della catenella del motivo successivo e fate 2 maglie alte, una catenella e il punto alto in rilievo, così.
Questi due punti alti non li considerate proprio, l'unico punto alto da considerare è quello prima della catenella di separazione. Quindi i due punti alti li lavoriamo nello spazio della catenella di separazione. 1, spero di non uscire dalla telecamera, 2, catenella e vedete nel punto alto subito sotto, prima della catenella, andiamo a fare il punto alto in rilievo e ripetiamo tutto così, tutto il giro in questo modo, 2 punti alti, catenella, punto alto in rilievo. Arrivata all'ultimo motivo, semplicemente entro nella terza catenella della prima maglia e faccio 1, 2 punti alti come all'inizio. Questo per rendere il bordo un pochino più rifinito. Adesso ricominciamo il lavoro sempre allo stesso modo, quindi 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto. E ora c'è il secondo giro di ripetizione che poi saranno sempre questi, sempre uguali. Allora, dove abbiamo la catenella adesso andiamo a fare sempre 2 punti alti, 1, 2 come l'altro giro. Facciamo la catenella e ora il punto alto e rilievo lo dobbiamo lavorare da dietro, quindi prendendo il filo così, guardate, entro da sotto e mantengo praticamente il punto dietro, vedete? In questo modo, spero si veda. Però in ogni caso c'è un tutorial che io ho fatto dei punti alti in rilievo, ve lo lascio magari nella info box. Ora ve lo faccio rivedere. Fatto questo, filo sull'uncinetto, entrate nel successivo spazio di una catenella, 2 punti alti, 1, 2, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Catenella. Poi in questo punto alto in rilievo che ho lavorato davanti nell'altro giro, e non essendo una lavorazione in tondo, ovviamente se io voglio il rilievo tutto uguale, in un giro deve essere rilievo davanti, nel successivo deve essere rilievo di dietro, quindi entro da sotto, vedete? Io entro da sotto, passo attraverso il punto alto in questo modo, vedete? Io qui vedo l'uncinetto, il punto rimane dietro, vedete? Tiro fuori il filo, lo allungo un po' e faccio il punto alto e mi viene il rilievo. L'effetto vi garantisco che è davvero piacevole, ragazze. Allora, di nuovo 1, 2, quindi il punto non cambia, cambia solo che dopo la catenella, quando abbiamo il punto alto in rilievo davanti, nel giro successivo dobbiamo fare il punto alto a rilievo dietro, vedete? Tirate un po' il filo perché raggiunga l'altezza giusta del punto alto e l'avete fatto. Quindi ripeto, 2 punti alti, catenella, punto alto, vedete, entra così. Vi mantenete il punto dietro che voi non lo vedete praticamente, che rimane dall'altra parte, volendo potete anche girare il tessuto per vederlo, tirate un po' il filo affinché raggiunga la lunghezza del punto alto e andate avanti. Sicuramente è più facile a farsi che a dirsi, quindi entro da sotto, passo attraverso, ok, tiro sul filo e vado avanti.
Fatto l'ultimo motivo, chiudiamo come abbiamo detto che faremo tutto il giro nella terza catenella del primo punto alto con 2 punti alti, 1 e 2, e ripartiamo allo stesso modo, quindi 3 catenelle nello stesso punto, un altro punto alto. E ora, come potete intuire, è tutto così. Vedete l'effetto? È molto interessante l'effetto che viene fuori. Ora abbiamo la catenella di separazione, 2 maglie alte, catenella e punto alto in rilievo davanti. Lo riconoscete il punto alto perché ovviamente quando dovete fare il punto alto in rilievo davanti lo vedete, mentre dalla parte del retro non lo vedete, cioè rimane nascosto, quindi sarà molto semplice, è una lavorazione anche rilassante perché non avrete bisogno di tenere a bada il lavoro, ma basterà guardarlo. Vedete, viene questa forma zig zag che è piacevolissima su un copricollo. Quindi semplicemente ora andate avanti facendo 2 maglie alte, catenella e punto alto in rilievo sul punto alto in rilievo. Questo è davanti. Quando siete nella parte retro fate la stessa cosa che abbiamo fatto fino adesso, cioè il punto alto in rilievo dietro. Questa è l'unica differenza, per il resto è tutto uguale. Nello spazio della catenella dovete fare 2 maglie alte, 1, 2 con la catenella, questo rimane sempre uguale, cambia il punto alto in rilievo. In questo caso ce lo avete davanti e lo fate davanti. Ok? Ora voi andate avanti così con questi 2 giri di lavorazione fino a quando non arrivate alla lunghezza del copricollo che a voi piace. Io poi vi farò vedere la mia e vi dirò di quanto l'ho fatta, perché ripeto, io in corso d'opera provo e decido, a meno che non sono cose che vanno decise prima, questo lo posso decidere al momento, lo provo quando mi piace. Il punto in cui sono arrivata mi fermo senza una definizione precisa di misura perché non ce l'ha. Ci vediamo dopo che vi faccio vedere le varie rifiniture, il montaggio dei bottoni e un eventuale bordo se è necessario. Lo vedremo alla fine. Vi auguro un buon lavoro e ci vediamo dopo. Ed ecco, io sono arrivata alla fine praticamente del filo e ho realizzato 75 cm per 30. E scusate la voce, ma nel frattempo mi sono anche raffreddata, quindi ho una voce un po' nasale, perdonatemi. E dicevo, è un 75 per 30, volendo voi potreste fare anche una misura inferiore di larghezza. A me piaceva l'idea di averlo bello coprente per il collo e l'ho fatto così, però non ha una grossa, non ha delle regole, potete farlo di 20 cm e lungo 90 per arrotolarlo un pochino di più, lungo 1 metro, insomma fate un po' voi. Adesso ho realizzato l'ultimo giro e vi faccio vedere come proseguo. Praticamente ho fatto il giro dove ho il punto in rilievo dietro. Perché adesso l'ultimo giro lo ripeterò come il primo, quindi senza il rilievo, in modo tale che non fa questo, non si arrotola il tessuto. Quindi iniziamo sempre con 3 catenelle, giriamo il lavoro, facciamo l'altro punto alto nello stesso punto e adesso, come abbiamo fatto nel primo giro, facciamo 2 maglie alte nella catenella, una catenella e un punto alto nella catenella, quindi senza fare il rilievo. Questo è il nostro bordo, diciamo così. Ok, mi ero un po' incastrata con il filo, quindi ancora 2 punti alti, catenella e un punto alto. E noi avevamo iniziato nello stesso modo, vi ricordate? Dove rimane un pochino più dritto. Se proprio vedete che tende un pochino ad arrotolarsi, a parte che dopo lavato e bloccato questo non dovrebbe succedere, anche perché questa lana è veramente fantastica, non ha grossi problemi di questo tipo.
di arrotolarsi o di prendere una forma strana. Basterà che al lavaggio lo bloccate e questo magari il problema di arrotolarsi un pochino nel bordo sparisce. Quindi finite questo bordo e poi vi faccio vedere io come, in quale posizione cucirò i bottoni e le opzioni che abbiamo. E vi faccio vedere facendo il cappellino, facendo il copricollo anche abbastanza grande, perché 30 x 75 centimetri è un bel pezzo di tessuto, del 250 Special mi rimane questo. Praticamente l'ho utilizzato tutto ed è sempre un piacere per me utilizzare tutto un filato senza avanzi. Mi è rimasto preciso per cucire i bottoni e basta, non posso fare una finitura tutta intorno al copricollo. Se avete questa intenzione, che volete fare anche la finitura, che non ci starebbe male, di un punto gambero o di punto basso o un qualunque altro bordo intorno a tutto il copricollo, con un gomitolo intero sicuramente riuscite, con 250 Special un gomitolo sicuramente riuscite a fare un copricollo anche più lungo con il suo bordo e tutto quanto. Io avevo utilizzato sia per fare dei campioni sia per fare il cappello, comunque poi vi dirò esattamente quanto pesa il copricollo e quindi quanto filato ho utilizzato, ma questo è ancora il gomitolo del cappellino. Fatto l'ultimo triangolino, ventaglietto, facciamo gli ultimi due punti alti nel bordo e possiamo tagliare il lavoro. Poi andremo a bloccare il filo, quindi catenella e lo tagliamo. E vedete qui si arrotola meno, mentre quando c'era il punto alto in rilievo si arrotolava un po'. Quindi fatto questo, ora bisogna stabilire come mettere i bottoni. Perché dico stabilire come mettere i bottoni? Perché alla fine anche quello è un gusto personale. Potreste metterli così e fare questo tipo di copricollo in questa maniera, quindi 1 2 3, io ne ho anche 4 qui, potete scegliere di fare questo, questo, questo e questo, che non è male per niente, oppure girarlo così e fare una cosa così, quindi uno qui, quindi farlo proprio, vedete, uno lo mettete in questo punto come farò io, uno proprio nell'angolo, e volendo potreste anche metterne uno centrale o due. Io adesso metterò, vi dico subito il mio modo di lavorare, metterò uno nel bordo, quindi nell'angolo, uno qui, purtroppo la telecamera non mi riprende tutto, ve lo faccio vedere piano piano, quindi a una distanza di circa, vi dico quanto, sì, 19-20 centimetri, quindi 20 centimetri considerando la fine del bottone, e vedrò come si chiude. Se mi piace come si chiude, dovrà chiudersi così. Se mi piace lo lascio così, altrimenti aggiungo un bottone.
fate questo per entrambi i punti dove avete deciso di mettere il bottoni o il bottone o i due bottoni. È una scelta totalmente vostra e divertitevi a creare. Ci vediamo al lavoro realizzato e intanto grazie per avermi seguito.